Una recente statistica dice che noi italiani trascorriamo almeno 5 anni della nostra vita all'interno delle nostre vetture. Sappiamo inoltre che molto di questo tempo è trascorso allo stop, al semaforo e nella guida in coda. Sappiamo benissimo quanto queste continue partenze incidano in modo molto negativo sui nostri consumi. Una soluzione al problema ancora oggi non esiste, ma le case si stanno sforzando per trovarne molte. Quella proposta dalla Suzuki è questa, la nuova Baleno Hybrid. L'ibrido Suzuki funziona secondo un principio molto simile a quello dei KERS della Formula 1. Durante una frenata o una decelerazione la vostra auto disperde infatti molta energia. Il sistema SHVS recupera una parte di essa e la riutilizza al bisogno. Come? Semplicemente non lasciando il compito di rallentare l'auto interamente ai classici freni, ma sfruttando la resistenza imposta da un generatore di corrente collegato al motore. La corrente prodotta in decelerazione viene quindi immagazzinata in una batteria. Lo stesso generatore funziona anche da motore elettrico ed interviene ad aiutare il motore termico in accelerazione, sfruttando quindi la corrente generata ed immagazzinata durante le precedenti frenate. La batteria pesa circa 6 kg ed è posta sotto il sedile del guidatore, una posizione molto intelligente sia per la dinamica di guida che per il risparmio dello spazio a bordo. Questa è a tutti gli effetti energia recuperata, che sarebbe stata altrimenti dispersa nell'ambiente dai freni sotto forma di calore. È chiaro che questo sistema dia i suoi massimi benefici durante la guida cittadina, quando frenate ed accelerazioni sono molto frequenti. In autostrada praticamente non interviene. Gli interni della Suzuki Baleno sono semplici e molto minimalisti. La plancia ha un design molto raccolto, ma che integra alla perfezione tutti i sistemi presenti nella console. La compattezza di questo design ha consentito di ricavare diversi vani portaoggetti e di avere tutti i controlli a portata di mano. L'infotainment è dotato di comandi al volante molto semplici ed intuitivi da utilizzare. Così come molto semplice è anche il controllo del climatizzatore a centro plancia. Il display del clima però non è di facilissima lettura a causa della sua inclinazione verticale. E a proposito di display, la Baleno è dotata del sistema di infotainment con MirrorLink che già avevamo incontrato nella prova della Suzuki S-Cross, alla quale vi rimandiamo. È di serie sulla Baleno anche la retrocamera che consente anche ai neofiti di parcheggiare davvero in un fazzoletto. I materiali, come da tradizione Suzuki, sono solidi e ben assemblati, anche se le finiture nelle zone meno visibili non sono eccellenti, come la moquette dietro la pedaliera oppure dettagli come il bocchettone del serbatoio. Il bagagliaio, piuttosto ampio, è di circa 300 litri, espandibili fino a 360. In ogni caso però il gradino rimane abbastanza alto. Questa vettura dispone di un pratico doppio fondo che però necessita di un piccolo tutorial per essere utilizzato. Ecco qui, si piega, si tira, si inclina e fuori.
I sedili posteriori hanno un buono spazio per le gambe, anche se il passeggero di sinistra avrà qualche problema in più a distendere i piedi a causa della batteria. Il problema principale è che chi è più alto di 1,80 m si troverà a viaggiare con il collo incassato nelle spalle. A tutto ciò c'è una spiegazione però. Le linee rastremate che questa vettura prende al posteriore servono a renderla più aerodinamica. Infatti il CX è di solo 0,3, che per una vettura di quasi 4 metri è veramente buono. In realtà una volta erano sicuramente più confortevoli i posti posteriori, ma quando la benzina stava a 0,90 al litro qualche testata non valeva 2 punti di CX. Oggi invece le cose sono cambiate. E a proposito di benzina, anche il motore è piuttosto interessante, non solo per quanto riguarda l'unità ibrida, ma anche per quanto riguarda l'unità termica. Infatti presenta delle tecnologie piuttosto ben pensate, in quanto ha 2 iniettori per cilindro, il che consente di iniettare dalla benzina più fredda, in quanto gli iniettori sono posti decisamente più vicini alla valvola d'aspirazione. Questo, unito ad un sistema di raffreddamento separato per le GR e a dei condotti ad alto numero di swirl, consente al motore di raggiungere un rapporto di compressione di 1:12, il che è molto buono per l'efficienza del motore senza rischiare il battito in testa. Alla Suzuki hanno fatto i compiti, e come? E se consideriamo il peso della vettura ridotto al di sotto dei 1000 kg e il costo aggiuntivo del sistema ibrido di soli 1000 euro, appare molto chiaro quale sia il vero intento della Suzuki. Infatti alla Suzuki non hanno fatto dell'ibrido una mera campagna pubblicitaria, piazzandolo su dei carri armati da 2 tonnellate e cercando di convincervi che consumeranno poco perché ibridi. L'aerodinamica, il peso contenuto, l'unità termica evoluta lavorano in coordinazione con l'unità elettrica perché ci sia davvero un risparmio in termini di consumi. Il risultato sono 20 km con 1 litro nel ciclo misto, coordinato da un ottimo 17 km con 1 litro nel ciclo urbano. E tutto questo ad un prezzo molto contenuto. Forse, tra tutti gli sforzi per contenere i consumi, questo è uno di quelli che funziona meglio. Ora che sapete tutto, vediamo come si guida nel nostro vlog. Buongiorno a tutti amici di Automobilissimo. Ciao! E benvenuti in questa nuova prova. Oggi stiamo testando un'auto inedita per la casa Suzuki, in quanto si tratta della prima auto ibrida, ovvero la Baleno Hybrid. Si nota subito come allo spunto la macchina sia molto più dolce e anche le riprese, soprattutto nelle marce lunghe ad un basso numero di giri, risultano molto dolci, molto progressive. Questa macchina è molto 1200 aspirato da 90 cavalli, però la sensazione alla guida è quella di avere un motore più potente, soprattutto nel primo spunto e nella prima ripresa. Sì, perché ricordiamo che una delle caratteristiche principali dei motori elettrici è quello di spingere bene, forte, già da subito. Infatti la coppia in basso è una delle caratteristiche che questo motore elettrico può aggiungere a questa vettura. I sedili poi sono comodi, ci piacciono. Sì, non sono molto contenitivi, però sono piuttosto rigidi, e a differenza di come si può pensare, comunque rigido non vuol dire per forza scomodo, perché in realtà sui lunghi viaggi e soprattutto quando vi trovate a rimanere seduto per molto tempo di fila, il sedile morbido può affaticarvi un po' la schiena. Contrariamente a questo qua ti sostiene molto bene e probabilmente un po' di rigidezza in più gli conferisce un po' di comodità in più. Sì, esatto, infatti la comodità comunque è buona, anche noi avendolo usato per qualche ora non risulta affaticante come posizione di guida. Anche qua, come da tradizione Suzuki, lo schienale che si regola a scatti, non molto buono. L'equipaggiamento della vettura poi è ottimo, comprende lo start and stop, il sistema infotainment, noi abbiamo anche un climatizzatore automatico che funziona molto bene, riesce a riscaldare subito l'abitacolo, e una chicca su questa vettura che molto spesso non è disponibile su molte altre sono i sedili riscaldabili, che in questa giornata siamo a 0 gradi, nebbia, umidità, sono davvero una manna dal cielo perché permettono di scaldarsi subito. Sì, sono l'optional più richiesto della pianura padana praticamente. Esatto, perché qua soprattutto d'inverno e le temperature molto basse permette di rimanere al caldo anche mentre si aspetta
aspetta che la macchina entri in temperatura e quindi l'abitacolo si riscaldi. Durante la marcia il comfort a bordo è buono, secondo te Marcello? Sì, secondo me è abbastanza buono. Posso dirvi che da passeggero ciò che si percepisce è comunque un buon isolamento dall'esterno. Sì, sono d'accordo, l'isolamento acustico è ben fatto perché le asperità del terreno, i rumori che arrivano dall'esterno sono ben isolati. L'unico appunto che posso fare da questo punto di vista è che si sente un po' il rumore del brecciolino. Prima eravamo in un parcheggio, probabilmente asfalto sporco, e girando si sentivano i ticchetti dei sassolini che picchiano nel passaruota, però peccato veniale, direi. Sì, direi che non è una cosa di cui tenerne estremamente conto. No, assolutamente. Nulla di anormale dalle solite vetture. A tal proposito, parlando dell'assorbimento delle asperità del terreno, siano esse del pietrisco, dei tombini, così, la vettura di per sé è molto morbida, quindi aiuta molto nel superare tutte queste asperità senza avere troppi contraccolpi che si riflettono sul guidatore, soprattutto sulla schiena del guidatore. Quindi è una vettura adatta anche alla città, ai San Pietrini, alle giunzioni stradali, senza alcun tipo di problema. Sì, direi che proprio è ottimizzata per la città, non solo da questo punto di vista, ma anche praticamente dal punto di vista delle dimensioni, del motore, come dicevamo prima, e tutto quanto. È proprio una vettura da città. Sì, esatto, perché è il suo habitat naturale, in quanto il motore è, appunto, come abbiamo già detto, molto elastico, ma non sufficientemente potente da garantire una guida fluida anche ad alte velocità o fare lunghissime trasferte. Si possono tranquillamente fare, ovviamente, noi l'abbiamo usata per molti chilometri. Non è semplicemente l'utilizzo ottimo per questa vettura. Sì, esatto. Questa vettura infatti è abbastanza compatta, rimane comunque sotto i 4 metri, 3,99 m per la precisione. E con questo suo sistema ibrido permette appunto un vantaggio solo e soprattutto in ambito cittadino. Infatti, se doveste prendere questa macchina soprattutto per dei giri fuori porta, delle gite magari anche a pieno carico, il consiglio è di non puntare su questo motore, ma sul più performante Booster Jet Turbo. Ho notato io che l'attitudine cittadina si rispecchia anche nel cambio. Infatti ti vedevo spesso girare a marce piuttosto alte per la velocità a cui stavi andando. Sì, esatto, infatti il motore è molto elastico grazie anche all'aiuto che l'ibrido in questo caso dà, e permette di viaggiare addirittura in quinta marcia a 40 km/h, che è una cosa molto buona, senza avere vibrazioni sul volante, sul bruscotto. No, infatti... È una cosa molto molto ben fatta, molto comoda, e che aiuta molto anche i consumi nella fase cittadina, poiché permette sempre di viaggiare con le marce alte. Io ti ho visto prima spessissimo appoggiarti sul minimo e semplicemente lasciare scorrere la vettura insieme al traffico. Sì, esattamente, ed è proprio questo un grande vantaggio. Un'altra peculiarità di questo cambio unito a questo sistema ibrido è la ripresa, come già citato prima, poiché permette anche a bassissimi giri di avere una buona ripresa, ovviamente non sportiva perché non è questo l'utilizzo di questa macchina, ma una ripresa comunque fluida, senza eccessive vibrazioni, una cosa che può quindi andare bene in caso di riprese molto graduali della velocità. Non richiede molto l'utilizzo del cambio, a meno che non si stia chiedendo un sorpasso sportivo in una ripresa comunque di una certa entità. Allora in quel caso sarà meglio scalare la marcia. E invece per quanto riguarda i comandi? I comandi, ti dirò, sono buoni perché il cambio è molto morbido e anche questo aiuta molto nella guida cittadina. Anche la frizione è molto morbida, però attacca molto molto in alto, quindi all'inizio è difficile riuscire a capire quale sia il punto ottimale. Si rischia di partire facendo un po' di sfrizionate o sgasando un pochino. Sembra una caratteristica un po' delle Suzuki, visto Sì. che anche nell'S-Cross avevamo trovato questa particolarità. Esattamente, infatti il dubbio è venuto anche a me, che sia una caratteristica un po' Suzuki, però avendo provato solo queste... Per ora 2 su 2 comunque. Esatto, possiamo dire così. Anche il volante è molto buono, ergonomicamente corretto, anche se non è molto sagomato, ma ovviamente non è un volante sportivo, quindi è giusto anche che sia così. Il comando è morbido ma sufficientemente diretto, fa sempre capire
dove si sta mettendo le ruote e risponde sempre in maniera abbastanza pronta. Sì, anche prima quando stavi facendo degli slalom e così non ti vedevo sbracciare particolarmente con lo sterzo, No, esatto. quindi sembra bello comunicativo e diretto comunque. Sì. Diciamo che permette di fare quasi tutte le tipologie di curve senza quasi mai arrivare a incrociare le braccia o a spostare le mani sul volante, a parte ovviamente nelle rotonde o in alcune curve più brusche o tornanti. Ci troviamo ora ad affrontare un test un po' particolare, che è la frenata di emergenza, giusto per capire come funzionano i freni e com'è la sensazione al pedale. Siamo a una velocità di 60 km/h. Purtroppo il punto dolente a nostra sensazione è un po' la pedaliera, nel senso che è particolare e non ci sembra molto resistente. Vi spiego meglio. Abbiamo avuto la possibilità di provarla in alcune frenate di emergenza. La sensazione è buona riferita alla frenata, nel senso che la macchina rimane stabile, affonda il muso ovviamente come è normale che sia, giusto? Certo. Infatti le sospensioni sono comunque morbide, come abbiamo già detto, ma è proprio la sensazione al pedale che trasmette qualcosa di strano al guidatore. È sembrato come se ci fosse un elastico in fondo, come se la struttura della pedaliera, della pedale del freno fosse cedevole, non dava molta sicurezza, almeno a me non lo ha dato. Io direi che nello sviluppo di un impianto frenante di una vettura gli obiettivi principali sono quello di raggiungere il bloccaggio di tutte e quattro le ruote oppure l'intervento dell'ABS senza eccessivo sforzo e che il retrotreno rimanga sempre in traiettoria senza particolari scompensi o saltellamenti. In quest'auto questi obiettivi sono stati pienamente raggiunti. Ciò che si denota è più che altro un problema di sensibilità, probabilmente dovuto allo sforzo eccessivo da parte di Suzuki di creare un comando del freno morbido. Esatto. La Suzuki Baleno Hybrid è sicuramente un esperimento ben riuscito dal punto di vista dell'efficienza energetica. Un cocktail di soluzioni che danno un riscontro positivo sui consumi reali. Il prezzo poi rende la sua tecnologia accessibile a tutti, infatti si parte da meno di 18.000 euro e con l'offerta Suzuki si tagliano altri 3.000 euro al prezzo di listino. Ci sono ancora degli spigoli vivi da smussare qua e là, è innegabile. Però è senza dubbio un buon punto di partenza per una nuova generazione di ibride. La città è il suo habitat naturale, la quotidianità il suo uso prescelto, anche se, secondo noi, le porte aperte sono molte. Sarebbe interessante, infatti, vedere questo concetto di ibrido e questa filosofia dell'essenzialità intelligente applicata anche a motori più potenti e vetture dal piglio più sportivo. Per noi i benefici sarebbero indubbi. E per te, Suzuki?